Comunque avete ragione quando dite che non vi faccio mai vedere qualcosa di moderno. Beneteau, Oceanis 30.1, Voces Jeannot, Sun Odyssey 319. Oggi andiamo a vedere le migliori 30 piedi nel mercato delle barche moderne. Dai. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. Ok, allora andiamo a vedere qualcosa di moderno. Le migliori 30 piedi di nuova concezione. Che spettacolo, ragazzi, delle meravigliose Oceanis contro delle meravigliose Jeannot, a pochi passi da casa mia. Oggi sarà epico. E insomma, gli Oceanis. E insomma, Oceanis dice molto, Beneteau Oceanis dice veramente tanto, come dovrebbe dire molto anche e insomma Sun Odyssey, Jeannot, Sun Odyssey. Queste due case si confrontano da sempre e hanno deciso entrambe di tornare alla misura più indicativa per i diportisti, che è il 30 piedi. Era da molto che queste case non costruivano questo tipo di barca. E vi dico, l'hanno fatto con il botto, io che amo questa categoria. Anche se a distanza di qualche mese hanno usato però due linee diverse, due linee di pensiero diverse, anche se poi vedremo molto simili tra loro. La doppia ruota su poppa molto larga, nel primo caso, la monoruota nel secondo caso, anche se poi spazi e dimensioni si equivalgono molto. Come vi ho spesso detto, le esigenze di una famiglia di diportisti è molto diversa dalle esigenze di quello che può essere una scuola a vela o delle esigenze che può avere una persona che ci lavora con una barca a vela, come può essere chi usa una barca a vela come Airbnb, chi fa dei charter. Una famiglia ha bisogno semplicemente di spazio, nient'altro che spazio. E lo spazio si può trovare anche in una barca di 30 piedi, che sono 9 metri, fuori tutto 9,50 metri. Così al diportista ideale, quello che sono io insomma, non servirà avere un equipaggio chissà quanto formato, perché il fiocco sarà autovirante. Quindi ci sarà lo spazio per andare verso prua, ma la coperta non sarà così vivibile come erano vivibili le barche di vecchia concezione. Beneteau Oceanis contro Jeannot Sun Odyssey. Che sfida, ragazzi, a me piace tantissimo proporvi questa sfida. Voi sapete che state vivendo la mia vita in tempo reale, domenica mattina del 23 febbraio. Beh, insomma, lo vedete che Portofino ce l'abbiamo anche qua, a mezz'ora da casa mia. Cioè, guardate che roba. Il Portofino Trentino. Bello, eh? Sulle mie barche, invece, voglio il comando perfettamente centrale nel mio pozzetto. Questo è un mio limite. Ci sono persone che hanno la barca a doppia ruota da sempre e di conseguenza sono abituatissimi e probabilmente farebbero grande fatica a tornare indietro. Fatto sta che posso stare seduto sul lato dritto, seduto sul lato sinistro e manovrare sia con una mano sulla ruota del timone al centro che con una mano su una delle due ruote in pozzetto. Quindi mi direte voi qual è il vostro concetto migliore. Per il resto le barche sono praticamente uguali, divani contrapposti, tavolo abbattibile sia in dinette che in pozzetto, cucina ad L che è meravigliosa, bagno ampissimo sul lato dritto, cuccetta con letto una piazza e mezza sul lato di sinistra. Una cosa che posso dire è che la tuga è meno larga nel secondo caso e lascia più spazio per andare avanti nel passavanti verso prua. Nel primo caso, invece, per dare spazio addirittura alla cuccetta di prua, il gavone porta ancora è totalmente piatto, così la catena spesso rimane incastrata e abbiamo bisogno di qualcuno che ci smazzi la catena quando diamo fondo all'ancora. Per il resto cambia solo in questi due modi di vivere la barca a vela e sarete voi a dirmi quale dei due modi su un 30 piedi di pensare la barca a vela è più adatto alla vostra passione e alle vostre esigenze. Continuate a rimanere su questo mio canale perché vi proporrò altre sfide del genere. Continuate a iscrivervi al canale perché stiamo diventando forti e il nostro modo di pensiero sta inquinando quei vecchi stereotipi che rendevano questa passione forse un privilegio per troppo pochi. E allora, qual è la miglior barca a vela da 30 piedi secondo voi? Oceanis 29.1, Sun Odyssey 319, qua su questo canale su Giorgio e il Mare
Potrete dire la vostra senza paura di essere giudicati, presi per incompetenti o presi per estranei a questo mondo. Ditemi la vostra quindi senza paura. Io sono Giorgio e il mare, come vi ho detto faccio video in tempo reale. State vivendo la mia vita passo passo. Mettete un like e un commento, commentate quale di queste due barche vi piace di più, la doppia ruota o la monoruota al centro, Jeannot o Beneteau. Tra qualche settimana partiremo sulla mia barca vera per un grande viaggio che servirà a tutti noi, una guida che sarà utilissima per tutti voi che seguite questo canale. Ragazzi, ciao da Giorgio e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.